Oggi siamo qui con questo microfono della T-Bone, ovvero l'SC1000. Come suona? È adatto a far podcast? Scopriamolo insieme. Oggi siamo qui con un altro microfono T-Bone, però per dovere di cronaca ti dico che questo l'ho comprato con i miei soldi, quindi non me l'hanno inviahato i ragazzi della T-Bone, ed è la prima volta che utilizzo un microfono T-Bone che non mi hanno inviato loro, perché questo è un microfono che non fanno più. La T-Bone ha smesso di produrre questo microfono, che è l'SC1000. Ti ricorda qualcosa? Sul mio canale ho recensito l'SC1100, che però è un microfono a condensatore molto grande dalla forma, abbastanza comune. Questo qui invece è un microfono che l'ho trovato usato online e l'ho preso perché mi ha incuriosito, perché innanzitutto non lo conoscevo. E poi ho verificato che effettivamente era fuori produzione, ma la forma mi incuriosiva tantissimo, perché guarda, è una forma strana, non è il classico microfono pencil, quindi piccolino, è un microfono molto più lungo e molto più largo e assomiglia al Rode M3 e alla KG C1000, che sono altri due microfoni che mi piacerebbe tanto prendere, magari fare anche un paragone con questo, perché si assomigliano tanto non solo nella forma ma anche nelle caratteristiche. Comunque, dicevo, non so se tu ce li hai, perché se ce li hai puoi valutare anche il suono di questo e magari scrivermi nei commenti che cosa ne pensi, quali sono le differenze. Come al solito ti chiedo di mettere le migliori cuffie che hai a disposizione, perché in questo caso io sto parlando dentro questo microfono che sta entrando pulito nel Tascam Mixcast 4, non verrà applicato nessun effetto, tranne in fase di editing del video porterò tutto a meno 14 lufs. Basta, quindi non applicherò né equalizzatore, compressore, nose gate, desser, niente, va bene? In modo che tu possa sentire il microfono pulito così com'è. Allora, ti dicevo, questo microfono mi ha incuriosito veramente tanto per la forma e perché è un microfono a condensatore, quindi necessita della 48 volt, ma funziona anche a batteria. Si può svitare e puoi inserire al suo interno una batteria. Ora, questa non è una novità perché anche dei microfoni shotgun hanno la possibilità di inserire la batteria, come il mio Sennheiser MKE 600 o adesso non mi vengono in mente altri, ma ce ne sono veramente tanti che ti permettono, il Rode NTG 4 Plus per esempio, ti permettono di inserire una batteria al suo interno in modo tale che se tu lo vuoi usare con una fotocamera, e la fotocamera giustamente non può dare la 48 volt per alimentare quel microfono, lo puoi usare comunque. Quindi anche questo ti permette di poterlo utilizzare con qualsiasi tipo di dispositivo, perché nel momento in cui inserisci la batteria al suo interno, basta, non ti serve più la 48 volt perché l'energia gliela dà direttamente la batteria. Ok? Bene. E quindi questa è un'altra cosa molto curiosa, perché non avendo mai avuto né il Rode M3 né la KG 1000, sì, la serie 1000, o C1000, vabbè, insomma quella che ti ho detto prima, ero curioso di testare questo microfono. Allora, questo microfono ha dei selettori sul suo corpo, uno è per farlo funzionare a batteria, ok, quindi in questo momento è disattivato, ma ha due filtri low cut a meno 10 e meno 20 dB. Perché? Perché questo microfono probabilmente è stato pensato non tanto per la voce quanto per riprendere fonti che possono essere probabilmente pezzi di batteria o altro, e quindi magari ci sta che un rullante o un hi-hat di una batteria o addirittura i piatti della batteria possano necessitare, avendo un suono molto molto forte, questo microfono possa necessitare appunto di diminuire il gain a meno 10 o addirittura a meno 20 dB. Io adesso ce l'ho a 0, nel senso che non ho utilizzato nessuno dei due filtri perché non mi servono, ok? Non c'è bisogno sulla voce, ok? Perché la voce la controlliamo, poi non canto, quindi non c'è nessun pericolo. Allora, io nel frattempo sto parlando, ti sto raccontando cose e tu stai sentendo come suona questo microfono. Allora, la costruzione di questo microfono, come al solito, è T-Bone, quindi è super resistente, ti dà l'idea di essere un microfono molto più costoso rispetto a quello che è. Io non ti so dire quanto costava, in realtà l'ho trovato ancora nuovo in qualche sito in giro per l'Europa, però avrei dovuto fare la conversione con l'euro, insomma qualcuno lo vende ancora, ma ovviamente non lo so se ti conviene poi prenderlo nuovo. La costruzione è solida, è un microfono T-Bone, è un microfono veramente resistente, fatto per durare, come ti dicevo, sembrano microfoni molto più costosi. Che ne pensi invece del suono? Il suono è, rispetto a, essendo un microfono a condensatore,
Ok, quindi ci aspettiamo uno spettro sonoro molto più ampio. Questo qui tutto sommato mi sembra un condensatore che si comporta quasi come un dinamico. Lo sento molto scuro, ma non troppo definito come un condensatore normale. Non so, questa è la mia sensazione, avendolo testato un po', avendoci giocato parecchio, mi dà questa idea. Però, tutto sommato, a me non dispiace sulla voce, non è il microfono che utilizzerei o che utilizzerò fisso su tutti i miei video o tutti i miei lavori, ma sicuramente laddove è necessario un microfono del genere, soprattutto perché può essere usato anche con batteria, allora si fa veramente molto 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 interessante. Poi se riuscirò a trovare il Rode M3 a un buon prezzo o addirittura usato e la KG 1000 a un buon prezzo addirittura usato, magari li prendo e facciamo dei test, dei paragoni, perché sono molto simili anche esteticamente, oltre che come funzionalità te lo raccontavo prima. Allora, a me questo microfono piace molto. Ti raccontavo che è un microfono a condensatore, un microfono con pattern polare cardioide, quindi prende soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Ok, quindi questo lo rende sicuramente un microfono interessante anche, nonostante sia un microfono a condensatore, anche in ambienti non acusticamente trattati. Certo, microfoni di questo tipo andrebbero usati solo ed esclusivamente in ambienti acusticamente trattati, però avendo un pattern polare cardioide, avendo questo tipo di forma e soprattutto una capsula più piccola rispetto ai microfoni a condensatore tradizionali, questo microfono potrebbe essere una scelta giusta, ok? Non ti aspettare miracoli, non ti aspettare che rigetti i suoni che non sono la voce come un dinamico, ma sicuramente si comporta meglio rispetto a un microfono a condensatore con un diaframma molto più ampio, ok? Bene, io credo di averti raccontato tutto, spero che tu abbia ascoltato con le migliori cuffie a tua disposizione, mi farebbe davvero piacere che tu commentassi questo video raccontandomi che cosa ne pensi di questo microfono. E sinceramente non capisco perché T-Bone abbia smesso di produrre questo microfono. Non lo capisco perché adesso nella loro line-up di microfoni un microfono del genere non ce l'hanno. E quindi è strano, probabilmente non ha venduto tanto. Non lo so, questo non lo so, magari quando li sentirò di nuovo, magari glielo chiedo se mi sanno rispondere. Che dirti, basta. Penso di averti raccontato tutto e fammi veramente sapere perché è veramente particolare questo microfono, poi anche molto pesante, quindi microfono un po' strano e per fortuna dalla confezione viene fuori anche questo supporto per montarlo sull'asta, perché se non fosse così sarebbe difficile trovarne uno, perché il microfono è abbastanza grande, quindi lo sai che questo tipo di supporti sono fatti per diverse dimensioni e questa qui è la dimensione molto grande, cioè ti faccio un esempio, il supporto tipo Shure SM58, quindi quello piccolino, c'è un supporto un po' più grande e l'ho provato quando ho testato il Beyerdynamic TG-V50, è un supporto ancora più grande, e questo è un supporto ancora più grande. Ora non so quante altre dimensioni ci sono, credo si fermino qui, tutto sommato, 3 sono più che sufficienti. Va bene, io penso di averti raccontato tutto e attendo i tuoi commenti. Va bene? Ti ringrazio e ci vediamo settimana prossima. Ciao!